Buonasera tifosi nerazzurri, lunedì torna come sempre l'appuntamento con Extra Time per rivivere insieme Inter-Juventus, l'analisi tattica della sfida, le voci a caldo dei protagonisti, il tutto in compagnia di Massimo Paganini. Ciao Federica, Massimo. Buonasera a tutti. E Alberto Santi, ciao Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, ciao, buonasera. Subito i temi di questa nuova puntata, una partita da Inter, l'amarezza per l'impresa sfiorata dai nerazzurri, giocare in 10 in inferiorità numerica e infine uno sguardo alla prossima partita dai bianconeri della Juventus a quelli di Udine, l'Udinese di Tudor, prossima avversaria, la terzultima giornata di campionato. Partiamo però da quello che è il nostro secondo tema, l'amarezza per l'impresa sfiorata, Massimo, perché una sconfitta del genere è difficile da accettare, da giocatore anche, immagino. È difficile da metabolizzare, ma bisogna farlo in fretta, è difficilissimo, perché io credo che l'Inter, come vedremo poi, ha giocato una partita in 75 minuti, poi che sono quasi 85, perché tra il recupero del primo tempo e quello del secondo tempo poi sono 85 minuti totali, quasi una partita intera in 10 contro 11. E tolti quei 6 minuti nei quali poi ha concesso alla Juve quei 2 gol, l'Inter è stata bene in campo, non si è solo difesa ma ha imposto il proprio gioco, ha recuperato da 0-1 a 2-1 e quindi direi che è stata una prova di grandissimo carattere questa della squadra. È chiaro che non deve lasciare degli strascichi perché mancano ancora 3 partite, purtroppo si è dilatato quello che è il distacco dalla Lazio, però Juventus e Napoli insegnano che non ci si può dal punto di vista mentale fermare a quello che è accaduto, bisogna andare oltre. È davvero difficile poter rimproverare qualcosa alla squadra di Spalletti. No, assolutamente niente da rimproverare alla squadra, magari per assurdo l'unico tipo di rimprovero che uno può provare a fare è giusto i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora, perché comunque nell'11 contro 11 ci siamo ritrovati sotto, è un errore che ci può stare contro una squadra come la Juventus, soprattutto perché l'Inter comunque è una squadra che sta crescendo, che sta maturando e sarà un percorso che, come Massimo ci ha detto più volte, sarà ancora abbastanza lungo, però è chiaro che nel momento in cui poi contro la Juventus è anche solo un errore, una squadra come la Juve te lo fa pagare, quindi è andata avanti 1-0. Per il resto non c'è davvero niente da dire alla squadra, ha sfiorato l'impresa, meritava l'impresa, lo meritava il pubblico, lo meritava la cornice. Per assurdo nel periodo in cui l'Inter ha iniziato a giocare meglio, ha iniziato a giocare da Inter, cioè prendiamo addirittura magari l'ultimo mese in considerazione dal derby in poi, non ha raccolto neanche forse la metà di quello che avrebbe meritato, perché ha pareggiato il derby, ha perso con il Torino, a Bergamo ha faticato ma aveva comunque avuto la possibilità di vincere, ha perso addirittura con la Juventus ed è qui che si è complicata la corsa Champions. Peccato, perché prima si lamentavano che l'Inter giocava male ma vinceva 1-0, poi sono spariti i risultati, adesso sono tornate le prestazioni e i risultati purtroppo non ci stanno aiutando, però appunto ci sono ancora 3 partite da giocare. Con lo stesso identico atteggiamento le prossime 3 partite possono tranquillamente portare l'Inter in Champions. È chiaro che adesso non dipende proprio solo dall'Inter. La classifica dice che dopo questa sconfitta Roma e Lazio sono avanti di 4 punti, 3 giornate al termine. Dicevi giustamente Alberto, ormai non dipende più soltanto dall'Inter ma anche e soprattutto dai risultati delle altre. Volevo però un giudizio da parte tua, Massima, sull'arbitraggio, sugli episodi che possono aver condizionato in qualche modo l'esito della partita. Una serata no da parte di Orsato, la vedo in questo modo. È chiaro che stiamo parlando di uno dei migliori arbitri italiani, quindi al di là di tutto è incappato in una serata storta perché degli episodi in quel modo non si spiegano. L'espulsione di Vessino, a mio modo di vedere, affrettata in una partita come questa. È un brutto fallo perché effettivamente è un fallo quando Mandzukic ha già calciato il pallone, ma non è un fallo violento, a mio modo di vedere. Io ti parlo da giocatore, logicamente lui interpreta il regolamento in maniera diversa, qui non appoggia il tallone in terra ed entra sulla tibia, gli passa sopra con il piede, ok? Che poi lasci dei segni a Mandzukic, sono d'accordo. Ma se non gliel'avessi lasciati cosa sarebbe? Evidente, cioè, è chiaro, ma certo che il contatto è evidente, ma lui, voglio dire, lui appoggia il piede sopra la gamba, non ha affondato il teche, e ne ho visti di fare veramente cattivi. Questo non era cattivo. E il punto è questo: se usi questo metro per espellere Vessino, non puoi non ammonire Pjanic. No, cioè, questo è il punto, quello che non capisco, che per me è discordante. Non puoi usare un peso e 2 misure diverse, ossia per lo stesso fallo interpreti la cosa in 2 modi diametralmente opposti. Per me è assurdo, no? Non puoi, cioè 1 chilo non può pesare 1 chilo una volta e la volta dopo lo pesi pesa mezzo chilo. Andiamo anche a scoprire quali sono le quote B-Win relative al lunch match di Udine. Francesca Belussi.
Vi propongo le quote dell'esito finale di Udinese-Inter, vediamole insieme, troviamo l'1 a 5,50, il pareggio a 3,80 e il 2 la vittoria dell'Inter favorita a quota 1,60. Vediamo anche l'under-over, ci saranno più di 2 gol e mezzo a quota 1,85, meno di 2 gol e mezzo a quota 1,85. Altre quote su bwin.it.